Quella che sta per andare in onda è un'intervista importante, di quelle che lasciano il segno, perché a parlare è Frédéric Baldan, il lobbista belga che ha deciso di denunciare Ursula von der Leyen per i contratti segreti sui vaccini e i legami con le grandi lobby internazionali. Nel suo libro Ursula Gates, Baldan descrive dall'interno come le grandi lobby, dalle case farmaceutiche alla fondazione Gates, abbiano condizionato le decisioni della Commissione europea durante la crisi sanitaria. Il giornalista, ex presidente Rai Marcello Foa, lo ha intervistato qui negli studi di BioBlue. Un racconto di prima mano da chi ha vissuto i corridoi di Bruxelles e ha scelto di rompere il silenzio. Un racconto che di certo sulle altre reti televisive nazionali sarà difficile da ascoltare. Quella a cui assisterete è la differenza tra la politica come viene raccontata e la politica com'è davvero. Buona visione. Frédéric Baldan, grazie di essere qui a Milano. Per me è un onore e un piacere poter dialogare con te, ospite di BioBlue e di Claudio Messora, perché ho avuto il privilegio di presentare il tuo libro come prefazione di una collana che peraltro dirigo, Scintille. Il titolo è molto indicativo: Ursula Gates, la von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles. E tu descrivi un gesto incredibile. Tu sei l'unico finora nella storia dell'Unione Europea che ha deciso di denunciare penalmente e civilmente Ursula von der Leyen. E io ti chiedo, ma chi te l'ha fatto fare? Perché lo hai fatto? È interessante perché, innanzitutto, sono lobbista nel settore dell'aviazione e mi occupo ad esempio della formazione dei piloti per quanto riguarda i produttori di simulatori di volo. Un giorno, mentre passavo per il Parlamento europeo, ho visto un manifesto su una conferenza sulla sicurezza aerea a bordo degli aerei, dove si è parlato anche degli effetti collaterali delle iniezioni. Mi sono recato a questa conferenza in veste professionale e ho scoperto tutta una serie di donne, assistenti di volo e aviatrici, che si lamentavano di essere in gravi situazioni di salute per effetti collaterali per l'asportazione dell'utero, per una la menopausa precoce e per un'altra. Quindi è stato davvero molto toccante a livello personale e da lì ho iniziato a interessarmi a questa questione. Sono andato ad una seconda udienza che si è svolta poco dopo al Parlamento europeo a Bruxelles ed è stata l'udienza in cui i parlamentari hanno convocato Albert Bourla, l'amministratore delegato di Pfizer, che ha rifiutato di presentarsi per rispondere alle domande della Commissione speciale Covid del Parlamento europeo. Però ha inviato una signora di nome Janine, un parlamentare olandese di nome Robert Roos, le ha posto una domanda davvero incredibile, ovvero: il vostro prodotto è stato studiato per bloccare la trasmissione virale da un individuo all'altro? In caso affermativo, accettate di condividere i dati con noi? E così lei ha quasi riso, ha fatto una smorfia chiedendo: chiedete se è stato studiato? Certo che no. E così, confessando questo fatto in audizione parlamentare, ha reso pubblico qualcosa che era stato abusivamente e illegalmente censurato nei contratti dalla Commissione europea. Questo prodotto non ha mai avuto questa efficacia. E tu appunto nel libro denunci la von der Leyen perché ha trattato, come sappiamo, via SMS con Bourla il più grande contratto di acquisto della storia europea e è veramente una vicenda incredibile su cui ancora oggi noi aspettiamo giustizia. Però il punto importante è che le lobby hanno avuto un ruolo molto importante nella vicenda del vaccino Covid. Perché in fondo le regole europee sono molto chiare, le lobby sono regolamentate. E invece tu dici attenzione perché le lobby hanno un potere molto più grande di quello che noi immaginiamo. Perché? Innanzitutto bisogna capire cos'è una lobby. Esistono diversi tipi di lobby. Ci sono le ONG, gli attivisti, le organizzazioni religiose, le multinazionali, aziende e studi specializzati, ed è il mio caso, nel lobbying. E quindi, in generale, sono dei difensori degli interessi privati o di singoli individui che cercano di influenzare o controllare il processo decisionale pubblico. Ma normalmente chi dovrebbe difendere gli interessi dei cittadini? Dovrebbero essere i politici, il che non è una gran bella notizia oggi. Con l'andare del tempo, al riparo degli occhi e senza il coinvolgimento della popolazione, il numero delle lobby è esploso.
quindi è diventata un'industria. In parte perché le multinazionali hanno molti più soldi e quindi si possono permettere di avere una rappresentanza molto più importante rispetto alla popolazione, ma anche perché la stessa Commissione europea prende i nostri soldi per finanziare le lobby, il che è un po' sorprendente. Ma in realtà, per finanziare la propria propaganda, la subappalta a strutture come questa. Quindi quello che mi interessava quando scrivevo questo libro è stato che inizialmente volevo orientare la polizia belga e il giudice belga e informare il pubblico su quanto stava accadendo nella sfera giudiziaria. In realtà, rintracciando il denaro, gli elementi di propaganda e gli elementi di compromissione, cioè le lusinghe all'ego come tutte le ricompense date a Ursula von der Leyen, ho finito per identificare le principali lobby intervenute durante la crisi e che alla fine hanno veramente influenzato il processo decisionale pubblico. Un esempio davvero sorprendente è che Ursula von der Leyen, ex fobbista del World Economic Forum, ha fatto nominare come consulente indipendente, fatto piuttosto curioso, un belga di nome Peter Piot, un professore di medicina. Ed è piuttosto divertente perché durante il suo mandato alla commissione di esperti indipendenti all'università ha fatto una dichiarazione di cosiddetta trasparenza. In realtà è pagato dalla fondazione Bill e Melinda Gates. La fondazione Gates, legata finanziariamente a Microsoft, ha un conflitto di interessi maggiore. Da un lato ha interessi finanziari tramite Bill Gates nei profitti generati dalla vaccinazione, ma dall'altro lato c'è la volontà di acquisire i nostri dati medici. E quindi si capisce bene perché questa fondazione ha giocato un ruolo centrale ed è quello che abbiamo potuto identificare con i premi offerti e coperture mediatiche offerte dalla fondazione Gates a Ursula von der Leyen. Appunto, il libro è titolato Ursula Gates al plurale e non a caso perché tu scrivi nel libro più volte, e il fatto di averlo titolato al plurale proprio va in questa direzione, perché Bill Gates ha avuto un ruolo molto più importante e invasivo anche in Europa di quanto noi immaginiamo. Perché? È interessante perché quello che ha ispirato questo titolo è il fatto che Ursula von der Leyen è abituata a creare scandali che finiscono in gate. Per esempio c'è l'SMS Gate tedesco, c'è l'SMS Gate di Pfizer a Bruxelles, c'è il nuovo gate del Mercosur con Emmanuel Macron sugli SMS che sono stati cancellati e c'è il Sofa Gate. Tutto questo ci ha dimostrato che è abituata agli scandali. Sono i gate al plurale. In definitiva, questi sono gli scandali di Ursula. Ed è molto inquietante che la fondazione Bill e Melinda Gates, che alla fine è arrivata insieme ad altre fondazioni, abbia completamente infiltrato le decisioni pubbliche. E si è capito chiaramente che hanno sostenuto una lobby intermedia chiamata CEPI, il cui ruolo e obiettivo, prima della crisi, era proprio quello di far saltare i quadri normativi che erano un freno per i profitti degli industriali. E perché c'erano tali barriere? Perché questi quadri regolatori avrebbero garantito la sicurezza dei cittadini e la loro salute attraverso controlli più rigorosi. E quindi avevano capito che tutti i processi ordinari di controllo dei prodotti avrebbero intralciato la vendita e l'immissione dei prodotti sui mercati. E così questa lobby è stata creata per risolvere in parte questo problema e anche per creare piattaforme di vaccini RNA-DNA che sarebbero state pronte in 100 giorni per mettere il prodotto sul mercato il più velocemente possibile. Ed è interessante vedere come alla fine la Fondazione Gates, il World Economic Forum e il Wellcome Trust hanno spinto questa lobby ed è stato proprio l'esperto indipendente di Ursula von der Leyen ad occuparsi della creazione di un'agenzia chiamata ERA, un meccanismo che consente di aggirare le normative e di acquistare nuovi prodotti direttamente dai produttori. Questa televisione si caratterizza per una forte denuncia della manipolazione dei media e leggendo il tuo libro ho appreso che una società famosa come la Hill & Knowlton ha giocato un ruolo importante. Che cosa ha fatto la società Hill & Knowlton? Prima di tutto sono un po' sorpreso che i giornalisti, che devono verificare i fatti, non abbiano cercato, per alcuni, di procurarsi i messaggi, ottenere i contratti o consultare il registro di trasparenza dell'Unione Europea. Ursula von der Leyen ha l'obbligo, in qualità di commissaria, di dare informazioni sui suoi incontri con le lobby. Pfizer è una lobby e lei si è recata da Pfizer. Abbiamo le foto, è tutto documentato.
Ha partecipato a una campagna di lobbying chiamata Will Win. Ed è interessante perché investigando si può vedere che Pfizer ha pagato una losca società di consulenza americana chiamata Hill & Knowlton. Sono dei lobbisti pagati dal Pentagono che all'epoca avevano portato la figlia dell'ambasciatore kuwaitiano a mentire, dicendo di essere un'infermiera e quindi ad affermare che i soldati iracheni avevano ucciso neonati e distrutto incubatrici. E così alla fine, con la sua testimonianza, è stata innescata la prima guerra in Iraq. Questo per dire quanto equivoca sia questa società di consulenza. Sono specialisti nel lobbying dell'atrocità, prendono di mira i bambini e rendere il tutto particolarmente atroce. Infatti li vediamo intervenire nella crisi del Covid e abbiamo visto che Ursula von der Leyen stranamente puntava sui bambini e la loro strategia è stata in definitiva quella di convertire la scienza, che normalmente si basa sul contraddittorio, in credenze religiose. Quindi l'intero dibattito che abbiamo avuto sul consenso scientifico è diventato un dibattito religioso. D'altronde gli scienziati se ne sono lamentati. Infatti lo slogan che da noi ho fiducia nella scienza, la scienza vincerà, nasce tutto da questa società di comunicazione. Ultimissima domanda, c'è stato un grande spreco di denaro pubblico per l'acquisto dei vaccini e poi tu citi un caso che mi ha lasciato la bocca aperta, cioè sono stati stanziati 15,9 miliardi di euro per un progetto cosiddetto ACTA, legato ovviamente alla questione vaccini e non vaccini, e tu dici, ti chiedo, che fine hanno fatto questi 15,9 miliardi? Allora, questo è piuttosto sorprendente perché inizialmente a titolo privato nella mia città natale ero un militante per la trasparenza e la lotta alla corruzione, quindi conosco molto bene il diritto amministrativo. Ho capito una cosa, la Commissione annuncia, come fa oggi con la guerra, ad esempio, che mette a disposizione somme folli, decine di miliardi, centinaia di miliardi, però nessuno capisce chi paga, quando o a chi. Non si riesce a identificare questi importi e così ho indagato. Alla fine la Commissione afferma di finanziare o donare denaro. Non si capisce se si tratti di un prestito o di un pagamento. È molto oscuro in realtà. Dalle loro comunicazioni non si riesce a tracciare gli importi. E così ho cercato di capire da detta comunicazione quali lobby avrebbero dovuto essere le beneficiarie. Ho controllato ad esempio le lobby legate alle operazioni dell'OMS, come l'operazione che lei descrive, ma anche altre come Global Citizen, che è una lobby e che ha raccolto fondi per finanziare questo progetto. In realtà, esaminando le loro dichiarazioni dei redditi negli Stati Uniti, noto che la fondazione non ha incassato miliardi, ma è strano perché normalmente devono dichiarare le erogazioni liberali ricevute, quindi il fatto che diano loro dei soldi. E quindi, fatto l'audit di tutta una serie di organizzazioni che avrebbero dovuto essere beneficiaria delle somme annunciate da Ursula von der Leyen, e le uniche organizzazioni nelle quali per il momento sono riuscito a riscontrare guadagni finanziari significativi sono Pfizer in termini di contratti che sono completamente contrari all'interesse generale e che per di più sono censurati abusivamente e scandalosi quando si possono leggere perché li abbiamo ottenuti nell'ambito del procedimento penale. Oltre a questo vediamo la Fondazione Gates che dispone di un trust, così come il Wellcome Trust. Quindi confrontando le loro due strutture prima e dopo la crisi possiamo vedere che si sono arricchite di diverse decine di miliardi di dollari. Quindi trovo un po' difficile credere che questa sia un'attività caritatevole, soprattutto perché il Wellcome Trust, a memoria, e l'ho documentato nel libro, ha ridotto le sue spese di beneficenza durante la crisi. Ma allora perché ci danno loro soldi? Non capisco. Per aiutarli a fare cosa? Quindi vediamo che in definitiva, e questo è qualche modo l'obiettivo descritto dalle lobby, questi miliardari che possiedono fondazioni pensano di poter spendere più delle autorità pubbliche o della popolazione. Sono più intelligenti e quindi in definitiva vogliono spendere i nostri soldi al posto nostro. Ed è tutto ciò che fanno queste lobby, prendere il controllo del denaro pubblico, cosa che non dovremmo assolutamente permettere. Chi è davvero Ursula von der Leyen? Perché ha questa immagine di donna tutta sempre ben pettinata. È interessante perché possiamo porci diverse domande sul suo passato come persona e da dove viene. Ad esempio,
Mentre scrivevo il libro, ho scoperto che suo padre aveva scritto un libro di memorie nel 1976, che all'epoca aveva fatto scandalo. Il quotidiano Le Monde in Francia e Amnesty International avevano denunciato suo padre perché aveva sviluppato una teoria dello Stato in cui affermava che la vocazione dello Stato, e quindi una finalità per tutti, era quella di interferire in ogni aspetto della nostra vita. Ed è proprio ciò che vediamo oggi con la transizione digitale, anche se non corrisponde alla volontà della popolazione, quindi si tratta di un'ascesa totalitaria del potere. Diceva inoltre che gli esseri umani fossero un ingranaggio di una macchina. Questo è ciò che si chiama reificazione, la riduzione dell'essere umano a un semplice oggetto. E mi sono chiesto, se alla fine non siamo responsabili degli errori dei nostri genitori, non vorrei accusarla in quel modo, ma non è che stia facendo esattamente ciò che voleva suo padre? Qual è stato il suo passato da giovane? All'epoca è stata minacciata di rapimento o assassinio dalla RAF, i gruppi di estrema sinistra che perpetrarono attentati in Germania, quindi è stata esfiltrata. Fu mandata a vivere negli Stati Uniti sotto pseudonimo, con una falsa identità. Questo fatto piuttosto particolare la dice lunga sui legami con gli anglosassoni, quindi con inglesi e americani. In generale lei tende a difendere piuttosto questi interessi che quelli degli europei. Da lì mi sono chiesto, com'è iniziata la sua carriera? Suo marito, ad esempio, ha fatto lobbying nella stampa tedesca circa 15 anni fa sulle cellule staminali per l'industria farmaceutica. Ursula, invece, era effettivamente una lobbista per 2 importanti lobby. Non so se ce ne siano di più o no. In ogni caso, ho scoperto che il World Economic Forum l'aveva come lobbista. D'altronde, da quando assunse l'incarico di presidente della Commissione, i trattati le vietano di avere conflitti di interessi o di essere sotto l'autorità di un'entità esterna. Sul suo sito web, il World Economic Forum aveva aggiustato il titolo della lobbista Ursula von der Leyen con il titolo di rispetto Sua Eccellenza. Questa è una chiara prova che, in qualità di presidente della Commissione, fu ancora considerata lobbista e che ha davvero agito nell'interesse del forum e non in conformità con l'interesse generale della popolazione. Questa è la prima cosa. La seconda cosa riguarda l'MSC, la Munich Security Conference. È lì che abbiamo visto J.D. Vance venire a spiegare che gli europei, tutto sommato, non erano più legati ai valori occidentali come la libertà di espressione e altro. Lì comprendiamo il legame di Ursula von der Leyen con l'industria dell'armamento e quindi, in definitiva, abbinando queste 2 lobby, è chiaro che è sostenuta da Big Pharma ma anche da Big Tech, Big Data e dall'industria dell'armamento. Ecco perché non si riesce a farla uscire dalle istituzioni europee, perché il peso del potere che ha alle sue spalle è quello di tutte le industrie più corrotte, quelle con più risorse finanziarie e più influenza. Certo. E in questo contesto da qualche tempo in Europa c'è una procura europea, diciamo una buona notizia, un potere giudiziario europeo ci sta. Però a capo di questa procura europea c'è un magistrato rumeno che si chiama Coveci. E cosa ha di particolare questo magistrato? È un po' insolito, persino per me, perché abbiamo scoperto l'esistenza della Procura europea durante lo svolgimento di questo processo penale. È una procura tutta nuova. Credo sia attiva dal 2021 e noi abbiamo presentato una denuncia penale nel 2023. Questo per dire che non esiste da molto tempo. Inizialmente ero completamente solo ad avere presentato una denuncia penale, ma alla fine eravamo 1 migliaio di querelanti, tra cui stati membri, professori di diritto, genitori che hanno perso i figli, uomini che hanno perso le mogli a causa degli effetti collaterali, assistenti di volo, piloti. È stato davvero incredibile. Secondo me è il più grande processo penale della storia dell'Unione Europea. A un certo punto abbiamo assistito all'intervento, avendo presentato una denuncia a un giudice istruttore indipendente, e credo che in Italia ci sia ancora il stesso sistema di giudici indipendenti. Come dicevo, abbiamo avuto un'ostruzione proveniente dalle istituzioni europee, attraverso appunto la Procura europea, che ha cercato di sottrarre il fascicolo giudiziario di Ursula von der Leyen dal sistema giudiziario nazionale del mio paese. È un po' folle perché normalmente dovrebbero rispettare il principio di sussidiarietà. Sono chiaramente dipendenti da Ursula von der Leyen. Il loro budget per l'azione penale, e quindi il loro budget operativo, dipende da Ursula von der Leyen. Quando le istituzioni hanno richiesto il fascicolo al giudice istruttore, hanno ricevuto una copia del fascicolo segreto di Ursula von der Leyen su un'infrastruttura affidata dalla Commissione europea. E inoltre Ursula ha il potere di revoca del procuratore europeo. È chiaro che c'è un palese conflitto di interessi. E nell'ambito di questa vicenda, la polizia, l'unità anticorruzione, ha prodotto un rapporto di 1000 pagine che incrimina Ursula von der Leyen.
E nel momento in cui siamo venuti a conoscenza di questo rapporto, l'atteggiamento della procuratrice europea, Laura Kövesi, rumena, fu di cercare di chiudere l'inchiesta dicendo che noi, in quanto vittime, non avevamo alcun interesse ad agire e ad avviare un'azione pubblica. Ci siamo informati su di lei. In Romania era stata sottoposta ad un controllo giudiziario perché sospetta di corruzione. Non abbiamo prove su questo fatto, ma piuttosto sull'abuso di potere e di dolo, cioè di fuorviare deliberatamente, ad esempio i tribunali. Il rapporto di polizia di 1000 pagine del caso che ho potuto consultare aveva come titolo Ursula von der Leyen ed è stata interrogata dal Parlamento per proprio verificare che non stesse abusando del suo potere e ha mentito al Parlamento europeo dicendo «Non ho casi sospetti in questa vicenda». Però con un rapporto di polizia di 1000 pagine dal titolo Caso Ursula sulla copertina del fascicolo è impossibile dire che non ci siano casi sospetti. E durante le nostre avventure abbiamo potuto avere tramite i social media un video che è una sorta di telecamera nascosta, un po' come Project Veritas, di un avvocato apparentemente rumeno che lavorava per il PPO. Nei video lui afferma che Laura Kövesi gli ha chiesto di distruggere i fascicoli riguardanti la corruzione in Romania, cosa piuttosto imbarazzante. Inoltre questi fascicoli in Romania riguardavano in particolare Microsoft e quindi siamo molto preoccupati di vedere che il nostro sistema giudiziario nazionale viene calpestato e il nostro diritto a giustizia abbandonato e che, in definitiva, è questa struttura che è il procuratore di Ursula von der Leyen che è intervenuta per sabotare questa vicenda giudiziaria. Dunque un grande muro di gomma, tentativo appunto di mettere tutto a tacere, e questo la dice lunga sull'indipendenza formale, ma in realtà che però non c'è, anche del potere giudiziario in Europa, e pone dei problemi molto molto importanti. Io davvero sono grato a Frédéric Baldan di essere qui con noi, sono molto lieto di poter diffondere un libro coraggioso come Ursula Gates in Italia, io dirigo la collana Scintille per Guerini, e soprattutto penso che sia veramente importante poter parlare di questi argomenti affinché noi si possa continuare a credere nella democrazia e nelle istituzioni che dovrebbero proteggerci. In questo caso parliamo di Unione Europea. Quel che emerge da questo libro è veramente molto forte, è una scudisciata morale, per cui mi auguro che abbia il successo che ha avuto in Francia, e peraltro ricordo che proprio in questi giorni esce anche la versione in inglese negli Stati Uniti, per cui veramente grande onore a un uomo straordinariamente coraggioso come Frédéric Baldan. Grazie.